Ciao a tutti e a tutte, io sono Angela, benvenuti a questa puntata di Conosciamo le Sibille con il mazzo I misteri della Sibilla. Trovate i link in descrizione per vedere la video recensione e per acquistarlo nel caso dovesse piacervi. Se volete vedere le altre puntate che compongono questa serie, cliccate in alto a destra per accedere alla relativa playlist. Bene, direi che possiamo entrare nel vivo della puntata con l'analisi dei 4 set. La prima sibilla che andremo ad analizzare è il 7 di cuori dal titolo Artista. L'immagine che vedete qui a fianco rappresenta un uomo seduto in una stanza con la porta aperta, sta sfogliando un libro aperto e una piuma ad oca in mano. Appoggiata alla sua sedia vi è una chitarra. Il suo aspetto elegante e lo sguardo assorto, con tutti gli elementi presenti, indicano simbolicamente una forte sensibilità, apertura mentale, voglia di conoscenza e buona posizione sociale. I significati principali della carta sono intelligenza, creatività, realizzazione. Gli aspetti al dritto della sibilla artista si riferiscono principalmente all'intelligenza applicata allo studio e alla ricerca di soluzioni concrete. Il pensiero creativo aiuterà a realizzare progetti ambiziosi. Nelle relazioni, in genere, indica una presenza sincera, pronta ad aiutare concretamente. In amore c'è la possibilità di un sentimento forte e duraturo e di trovarsi di fronte a una persona fedele con grandi progetti per il futuro. Può significare anche una riconciliazione. Per le questioni pratiche indica buone idee e progetti che si realizzeranno, entrate e anche delle entrate economiche. Questa è un'ottima carta per lo studio e per l'affermazione professionale. Infine può riferirsi ad una persona riflessiva e sensibile, un artista o che svolge un'attività intellettuale. Gli aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo parlano di pessimismo e sfiducia per il futuro e una facilità a perdersi in pensieri ossessivi e idee irrealizzabili. In amore e negli affetti potremo avere di fronte una persona falsa o che conduce una doppia vita. Nel lavoro c'è il rischio che i progetti non si realizzino e gli studi non si concludono o non portano lo sbocco desiderato. In genere con questa carta le situazioni di vario tipo sono bloccate e bisogna fare attenzione alle illusioni che portano frustrazione e alla peggio a credere alle fantasie distorte di persone inaffidabili. Infatti può indicare una persona che vive di illusioni, di progetti e idee inconcludenti. L'artista corrisponde al 7 di cuori, carta di riflessione e fantasia, che se ben utilizzate portano realizzazione e conquista, sia in amore che nel lavoro, e soluzioni concrete. Per i tempi di realizzazione il periodo di riferimento è l'autunno, in particolare dal 28 settembre al 2 ottobre. La carta consiglia di avere fiducia in se stessi e nel futuro e di pensare attentamente prima di agire per evitare fraintendimenti e promesse non mantenute. La seconda sibilla che andremo ad analizzare è il 6 di quadri, dal titolo Bambino. L'immagine che vedete qui a fianco rappresenta un bambino seduto che ha davanti a sé sul tavolo un piatto con della frutta. In mano ha un frutto ma sembra essere indeciso se mangiarlo o no. A livello simbolico indica l'inizio di qualcosa o l'arrivo di un momento favorevole. I significati principali della carta sono inizio, protezione, serenità, indecisione. Gli aspetti al dritto riguardano principalmente l'inizio di qualcosa e saranno le carte vicine a rivelare se si tratta di un amore, un'amicizia o un nuovo lavoro. Oltre che la nascita vera e propria di un bambino, la sua comparsa nella lettura è di buon auspicio per un periodo sereno e favorevole e con la crescita di qualcosa di importante. In amore c'è armonia e felicità, un legame si consolida o ci saranno nuove conoscenze. In ambito lavorativo e finanziario questa carta può indicare l'arrivo di denaro, aiuto economico o anche un'eredità, buoni affari e collaborazioni vantaggiose, soddisfazioni, aumenti di stipendio e avanzamenti di carriera. A volte può indicare una persona dall'animo ingenuo, semplice e puro.
Gli aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo rispecchiano un periodo di incertezza o qualcosa che è iniziato nel migliore dei modi ma si blocca o addirittura c'è una retrocessione. Può esserci una forte diffidenza e indecisione per questioni importanti o preoccupazioni per vari motivi in tutti gli ambiti della vita. Ad esempio, nelle relazioni c'è eccessiva leggerezza, mancanza di senso di responsabilità, insomma si può avere a che fare con una persona immatura che non vuole crescere. Anche nella vita pratica i progetti non decollano, ci sono blocchi o ritardi oppure arrivano conseguenze spiacevoli da investimenti azzardati o per aver preso decisioni premature o sbagliate. Il bambino corrisponde all'assetto di quadri, è una carta di buone idee e progetti favorevoli e che porta successo in tutti gli ambiti dove si è stati intraprendenti e costanti nel tempo. I tempi di realizzazione si riferiscono alla fine dell'estate e in particolare dal 28 agosto al 2 settembre. Il bambino consiglia di essere intraprendenti e accogliere le nuove opportunità con entusiasmo. Un atteggiamento fiducioso darà buoni frutti. La terza sibilla che andremo ad analizzare è il 7 di fiori dal titolo Gran Consolazione. L'immagine che vedete qui a fianco rappresenta un uomo seduto ai piedi di un albero. Si è addormentato e sta sognando di realizzare i suoi più grandi desideri: amore, successo e ricchezza. Questi simboli sono presenti nella nuvoletta: un anello, una corona d'alloro e un sacchetto colmo di monete. I significati principali della carta sono soddisfazione, successo e fortuna insperata. Come si può intuire già dalla premessa, gli aspetti al dritto riguardano i desideri che vorremmo realizzare. Spesso i significati riportati sui libri parlano di sogni che diventano realtà. Questo è vero, ma nelle mie letture tendo ad essere più cauta, anche perché va letta insieme alle altre carte che andranno ad indicare l'entità della fortuna e il settore interessato. Secondo me è una carta di fiducia e speranza che, se ben supportate da impegno costante, si avrà la possibilità di vedere realizzati i propri desideri. Di sicuro porta un carico di insperata fiducia: dopo un periodo di difficoltà i problemi si risolvono oppure finalmente arriva l'amore o qualcosa che si aspettava da tempo. Grandi opportunità professionali, soddisfazioni, il duro lavoro viene ripagato e si avrà anche la possibilità di aumentare la propria autostima e avere una vita sociale più dinamica. Gli aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo riflettono inquietudine e preoccupazione a causa di sogni irrealizzabili, progetti troppo ambiziosi o situazioni bloccate per contrattempi, ostacoli e problemi di vario tipo. In genere possono esserci equivoci, discussioni, sospetti e cosiddetti viaggi mentali che non permettono di valutare la realtà in modo chiaro e lucido. In una lettura può avvertire che la mancanza di coraggio farà perdere occasioni importanti per migliorare se stessi o cambiare una situazione avversa. La gran consolazione corrisponde al 7 di fiori, che indica buone possibilità di sviluppo e soddisfazione, principalmente nel lavoro e in tutte le questioni pratiche. I tempi di realizzazione indicano la piena estate, in particolare dal 28 luglio al 1 agosto. La carta consiglia di avere grandi sogni da realizzare e di trovare il coraggio di credere nel cambiamento, soprattutto nei momenti di difficoltà. La quarta ed ultima sibilla di questa puntata è il 7 di picche, dal titolo Disgrazia. Nell'immagine qui a fianco si vede una nave che viene distrutta dalle fiamme di un incendio divampato all'improvviso e delle persone che riescono a scappare grazie a una scialuppa di salvataggio. Simbolicamente la figura è molto forte e avverte del possibile arrivo di momenti difficili. I significati principali della carta sono turbamento, cambiamento improvviso, difficoltà.
Gli aspetti al dritto riguardano tutti quegli avvenimenti che arrivano all'improvviso a turbare e stravolgere la propria vita. Spesso indica situazioni che cambiano repentinamente in peggio, ma a volte possono riguardare eventi che ci permettono di liberarci di situazioni ormai diventate troppo pesanti e insostenibili. Quindi tra i significati avremo litigi, tradimenti, fine di rapporti, difficoltà lavorative, problemi finanziari e legali. Purtroppo vari tipi di disastri, ad esempio incidenti, licenziamento e fallimento. Da ricordare che questa sibilla così pesante può anche indicare un colpo di fulmine e, se circondata da carte positive, si può riuscire a fuggire dalle difficoltà e salvare il salvabile. Gli aspetti con la carta al rovescio in ambito negativo di un metodo si riferiscono ad un periodo negativo dal quale si potrà uscire con l'impegno e con dei sacrifici. Una luce si accende nel buio delle difficoltà con l'arrivo di nuove idee, maggior volontà e forza nell'affrontare le varie situazioni, anche quelle più avverse. La carta disgrazia corrisponde al 7 di picche che in momenti di ansia e sofferenza porta nuova speranza e prospettive di miglioramento per il futuro. I tempi di realizzazione si riferiscono al pieno autunno e in particolare dal 28 ottobre al 2 novembre. La carta consiglia di trovare la forza di reagire e combattere. Compiere un sacrificio sarà necessario per un bene superiore. Bene, spero di essere stata utile ed esauriente. Se volete vedere all'opera le sibille di cui abbiamo parlato, in questa schermata troverete la playlist con l'oroscopo settimanale in cui li utilizzo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Ciao!